Proviamo a chiamare Stefania. Vediamo. Risponderà? Ha chiuso la chiamata. No. Richiamiamola. Pronto? Ehi, Dimmi, perché chiudi la chiamata? mi chiudi tu la chiamata? Hai qualcosa da nascondere? No. Beh, saluta tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele ed oggi siamo qui insieme ad un nuovo interessantissimo prodotto, ovvero lo Xiaomi Mi Watch. Si tratta dello smartwatch top di gamma dell'azienda cinese, ma attenzione, questo non è prodotto da un marchio terzo interno a Xiaomi come può essere Huami, Amazfit, Ailo, ma è prodotto proprio da Xiaomi. Infatti il suo marchio è presente praticamente ovunque. Partiamo dalle cose più importanti. Quanto costa? Beh, il suo prezzo di listino è attorno ai 300 euro, che scende tra i 200 e i 250 euro tramite coupon che vi lascio qui sotto in descrizione video. Però non è presente ancora un firmware global, quindi vi arriverà in cinese, totalmente in cinese, ma è possibile impostare, inizializzarlo in inglese invece che nel cinese di default. Vi spiegherò tra poco come fare. In questo primo video lo unboxeremo insieme, lo vedremo più da vicino e lo inizializzeremo nel modo corretto. Invece nei prossimi giorni, quando avrò modo di testarlo più a fondo, realizzerò un secondo video con le mie impressioni e considerazioni personali e finali. E con questo bellissimo effetto sulla confezione direi di iniziare subito con l'unboxing. Beh, che dire, la confezione è praticamente ispirata, diciamo così, a quella dell'Apple Watch. Loghi Mi presenti praticamente ovunque, mentre nella parte posteriore sì, è scritto tutto in cinese, ma riusciamo a capire un aspetto molto importante di questo dispositivo, che è basato sulla nuova piattaforma Snapdragon 3100 con sistema operativo MIUI Watch, che sarebbe una versione personalizzata di Wear OS Android, e SIM, NFC e tantissime altre cose che vedremo più avanti. Bene, andiamo ora ad aprirlo, se ci riusciamo, ok? Ed ecco come si presenta al primo impatto lo Xiaomi Mi Watch. Ma mettiamolo un attimo da parte, vediamo cos'altro è presente nella confezione. Manuale di istruzioni, purtroppo tutto in cinese, ma ci sono comunque alcune immagini. Cavo di ricarica con base magnetica USB e infine il caricabatterie da muro con presa cinese purtroppo, ma con porta USB ed è da 2 ampere. E nella confezione, a parte questo, non troviamo null'altro. Come avete capito, questo è uno smartwatch che di fatto è uno smartphone da polso, in quanto è in grado di replicare tutto quello che è in grado di fare un normalissimo smartphone, forse con qualcosina in più. Di primo impatto mi sembra, nella mia totale ignoranza, non voletemi male per questo, beh, mi sembra un Apple Watch con sistema operativo Android. Bene, dopo che ho detto questa cosa andiamo a guardarlo più da vicino. Come è costruito? Beh, la caratteristica che salta subito all'occhio è sicuramente il bellissimo e grande display. Si tratta di un'unità 1.78 pollici 368x448 pixel AMOLED HD da ben 326 ppi, quindi una densità di pixel davvero spaventosa per uno smartwatch. Penso sia uno dei display più belli che io abbia mai visto su uno smartwatch, sia per quanto riguarda i colori, la nitidezza e la luminosità. Molte spanne superiore alla Amazfit GTS e anche il fratello GTR. C'è anche il sensore per la luminosità automatica che non guasta mai. Comunque il display è protetto da un vetro Gorilla Glass, mentre sulla parte perimetrale troviamo una cassa in alluminio, in quanto al suo interno sono racchiuse tutte le varie antenne per la connettività 4G LTE, il GPS, la Wi-Fi
wifi, eccetera eccetera. Troviamo due microfoni, uno a sinistra e uno a destra. Ovviamente uno serve per la soppressione del rumore di fondo, in quanto questo smartwatch può effettuare e ricevere delle chiamate, due tastini, questo classico, questo invece a rotella e funziona esattamente come l'Apple Watch. Invece a sinistra troviamo, oltre al microfono, anche questa che potrebbe sembrare una porta per micro SD o nano SIM, ma in realtà è una cassa audio. Invece nella parte posteriore troviamo questo bellissimo effetto che è dato dalla ceramica, 4 pin di ricarica, in quanto è possibile ovviamente trasferire file come foto, video, mp3, musica. Sono presenti 8 GB di memoria interna. Anche qui non manca, dov'è? Qui il logo Mi di Xiaomi. Invece i cinturini sono molto comodi, in silicone, non rigido, guardate come è morbido, davvero degli ottimi cinturini che volendo sono anche intercambiabili facilmente tramite questa piccola clip. E per non farci dimenticare che stiamo parlando di uno smartwatch prodotto direttamente da Xiaomi, il suo logo è presente anche qui, fantastico. Ovviamente, essendo uno smartwatch, il focus di questo dispositivo è anche e soprattutto sulle statistiche vitali, come le chiamo io. Con cardiofrequenzimetro di precisione, infatti è presente, non so se l'avete notato, un doppio sensore cardiofrequenzimetro, doppia cellula, monitoraggio del sonno, sedentarietà e tutto il resto. Manca purtroppo l'ECG che invece è presente sul suo concorrente Apple Watch. Come avete visto sul retro della confezione, supporta le eSIM, ovvero le SIM virtuali, che saranno probabilmente il futuro della telefonia, ma che attualmente, almeno qui in Italia, non sono supportate. Vodafone ci sta lavorando, però rimandano sempre la loro attivazione. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, le eSIM sono delle SIM virtuali che, una volta associate al nostro dispositivo, il Mi Watch in questo caso, ci permetteranno di avere una SIM telefonica al suo interno senza averla fisicamente. Potremo quindi dimenticare lo smartphone a casa e avere al nostro polso comodamente la parte telefonica con chiamate in ricezione e possibilità anche di effettuare delle chiamate, connessione internet tramite appunto la rete telefonica, 4G LTE, quindi una grande comodità, accentuata in modo esponenziale dalla presenza a bordo del chip NFC che permetterebbe, sempre tramite la eSIM, quindi connessione dati praticamente ovunque, di effettuare dei pagamenti in qualsiasi negozio semplicemente appoggiando questo smartwatch sul POS di pagamento, senza portarci dietro lo smartphone, senza portarci dietro il portafogli, contanti, banconote. Basta lui per fare tutto. Però, come le SIM, anche i pagamenti NFC tramite smartwatch non sono ancora attivi in Italia, ufficialmente per presunti problemi di sicurezza. Staremo a vedere in futuro se verranno implementati oppure no, speriamo di sì. Inoltre sul Mi Watch, a differenza di qualsiasi altro smartwatch che solitamente ci permette solo di leggere le notifiche, qui potremo anche rispondere sia con delle risposte rapide, sia scrivendo, sia tramite messaggi vocali, senza dover scaricare nessuna applicazione. È possibile rispondere praticamente ovunque, su WhatsApp, su Telegram, tramite mail, su Instagram, ed è davvero molto semplice ed intuitivo. La batteria incorporata da 570 mAh garantisce attorno ai 2 giorni di autonomia con il display always on sempre attivo. Concludono la dotazione di questo ricchissimo smartwatch il GPS GLONASS, il Wi-Fi dual band, sensore geomagnetico, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, radio FM e assistente vocale in cinese. Ora vi mostrerò come inizializzarlo applicando subito la lingua inglese invece che la lingua cinese di default. Andiamo! Iniziamo accendendolo tramite il secondo tastino posto sotto la rotella. Teniamolo premuto qualche secondo. Mi, anche qui. Wear OS by Google. Ok, ora è tutto in cinese, ma tranquilli, vi basterà tappare un po' di volte sul display per dare conferma e ora il dispositivo è pronto ad essere associato al nostro smartphone. Senza smartphone ovviamente non funzionerà. Vi mostro che la rotella ci permette di scorrere
la schermata, ha un ottimo feedback, ha la vibrazione addirittura. Secondo me siamo davvero ai livelli dell'Apple Watch. Cosa dovrete fare ora? Intanto andate sul QR code, posizionatelo bene al centro del display, prendete ora il vostro smartphone con la fotocamera attiva e fategli leggere il QR code. Se il vostro smartphone non supporta questa funzionalità, scaricate una qualsiasi applicazione per leggere il QR code e scaricate questa applicazione che in realtà è un APK, quindi dovrete attivare l'installazione di applicazioni di terze parti dalle impostazioni, da fonti sconosciute, scusatemi, dalle impostazioni del vostro smartphone. Ecco qui l'APK da installare. L'applicazione da utilizzare sarà questa qui con il simbolino giallo che purtroppo è totalmente in cinese, e inoltre non vi basterà solo questa, dovrete scaricare anche l'applicazione Wear OS di Google Android per dispositivi per smartwatch appunto, solo che Wear OS che troverete sul Play Store non va bene, dovrete scaricare la versione inglese dall'APK che vi lascio linkato qui sotto in descrizione video. Una volta scaricata e installata non apritela, dovrete seguire un ultimo passaggio sul vostro smartphone. Andate infatti nelle impostazioni, scorrete su, scendete, impostazioni aggiuntive, tappate su lingua e immissione, lingua, e selezionate lingua inglese Stati Uniti. Ecco fatto, ora il dispositivo si inizializza in inglese e potrete aprire ora l'applicazione cinese che avete scaricato tramite il QR code dello smartwatch. Ora tappate su aggiungi dispositivo, aspettate qualche secondo, eccolo qui, tappate, aggiungi il tuo dispositivo in Wear OS by Google. Start Setup, date tutte le conferme del caso, accettate. Ora la connessione dovrebbe essere automatica, date tutti gli ok. Perfetto, connesso. Ora si sta automaticamente inizializzando, dategli qualche minutino di tempo, fino a 5 minuti. Il dispositivo è già automaticamente in inglese invece che in cinese come era poco fa. Ed ecco fatto, dispositivo configurato e pronto all'utilizzo. Ora lo smartwatch ci spiega tutte le funzionalità di base. Purtroppo, nonostante sia in inglese, alcuni menu rimangono in cinese, alcuni in inglese. Diciamo che è un 70% in inglese, 30% in cinese. Finish. Ed eccolo qui, pronto all'utilizzo. Tramite l'applicazione potrete sincronizzare l'iSIM, non si può al momento in Italia, scegliere una watch face, per ora ci sono queste qui, associare una carta di credito al pagamento, e anche questa cosa non si può in Italia. Invece tramite Wear OS potrete fare altre cose, altre impostazioni, altre watch face. Insomma, sono applicazioni che vanno utilizzate insieme. Diamo ora un'occhiata al dispositivo. Ragazzi, mi sono innamorato di questo display, è bellissimo. Tramite la rotella potrete accedere alle impostazioni, comunque è totalmente touch. Qui abbiamo i passi, le calorie, il cardiofrequenzimetro. Ecco ad esempio le notifiche che sono complete. Ciao Enzo, ciao Donato. Per esempio tappiamo su Donato, possiamo rispondergli velocemente con un emoticon, ad esempio mandiamogli questa. Nonostante non sia installato WhatsApp, ci permette di rispondere subito anche su Messenger. Possiamo mettere mi piace, rispondere, rispondiamogli, possiamo mandare un messaggio vocale oppure scrivere tramite la tastiera. Diamo la conferma. Ecco qui, e tutto il resto, insomma, Telegram, Roborock, è davvero completissimo per quanto riguarda il versante delle notifiche. Uno swipe verso destra accediamo all'assistente vocale che, come vi ho detto, è in cinese, con swipe verso sinistra invece ci fanno accedere alle schede che sono comunque totalmente personalizzabili, come se fossero dei widget. Premendo il tastino qui in basso accediamo a tutte le varie attività sportive, come la bici, la corsa, il nuoto, eccetera eccetera. Invece premendo la rotella accediamo al menu principale che si può scorrere ruotando la rotella, ed è secondo me organizzato molto meglio rispetto al menu dell'Apple Watch. Possiamo scaricare anche altre applicazioni, possiamo utilizzare
lo smartwatch come se fosse una torcia e altre cosine del genere. Comunque ragazzi, vedremo più nel dettaglio questo Xiaomi Mi Watch in un prossimo video. Datemi il tempo materiale di testarlo per bene, perché c'è davvero tanto da scoprire. Non è nemmeno troppo spesso, ha questo design molto premium, si vede che è realizzato con materiali di ottima qualità, si può spegnere anche in questa maniera, molto bello di primo impatto. Come smartwatch mi ha davvero colpito, è molto bello, funzionale, fa tantissime cose, anche se molte sono limitate qui in Italia. Ci sono ancora dei menu in cinese, speriamo che esca nelle prossime settimane questo benedetto firmware, questo aggiornamento global che, da quanto ne so, è stato ufficializzato da Xiaomi, ma almeno per ora ancora nulla. Al momento si tratta sicuramente di un acquisto per utenti consapevoli, in quanto c'è una procedura da eseguire dal cinese all'inglese per l'inizializzazione, che non è semplicissima, ma specialmente per i meno smanettoni. Non è uno smartwatch da tirare fuori dalla scatola e da utilizzare subito, c'è da lavorarci un po'. Potrebbero uscire in futuro anche degli aggiornamenti non ufficiali da parte della community che lo traducano in italiano, come è successo per altri smartwatch sempre di Xiaomi. Un ultimo appunto: lui rimane in lingua inglese almeno fino a quando il vostro smartphone resta impostato in lingua inglese con Bluetooth attivo. Se il Bluetooth resta attivo e impostate la lingua italiana, lui torna in cinese. Se invece disattivate il Bluetooth sul telefono e mettete la lingua italiana sul telefono, ovviamente lui rimane in inglese, ma non riceverà più le notifiche del nostro smartphone. Quindi per ora è un bel casino, perché il potenziale di questo Xiaomi Mi Watch è davvero altissimo. Comunque, se volete acquistarlo sin da subito, trovate il link d'acquisto qui sotto in descrizione video, insieme ai nostri coupon che lo scontano attorno ai 200 euro circa. Ma vi ricordo che i nostri coupon non sono eterni, scadono dopo alcuni giorni, dopo un certo numero di utilizzi, ma troverete i coupon sempre aggiornati sul nostro canale Telegram Tech Best Deals, che trovate anch'esso linkato qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! Infine amici, se questo video, guida, tutorial, unboxing, non so bene come chiamarlo, è un po' di tutto, se vi è piaciuto e volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratuiti per voi e lo saranno sempre, ma ci basta, se volete, un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, condividete questo video a tutti i vostri amici e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dai nostri nuovi prossimi video. Questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video, occhio all'orario, sempre qui su Addicted2Tech. Ciao ragazzi! Proviamo a chiamare Stefania, vediamo, risponderà? Ha chiuso la chiamata? No, richiamiamola. Ehi, Dimmi, perché chiudi la chiamata? mi chiudi tu la chiamata? Hai qualcosa da nascondere? No. Beh, saluta tutti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.